Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progettino che avete visto nella foto in anteprima ho scelto questo bellissimo filato e l'uncinetto del 3,5. Siamo pronti, vi lascio il tutorial. Allora, io vi spiego un attimino cosa sono andata a fare. Io come al solito mi sono portata il mio lavoro avanti, anche perché è un lavoro lunghetto, ecco, però alla fine poi viene un bellissimo lavoro. Allora, inizieremo facendo dei fiori. Questo, ad esempio, che vedete qui, vedete? Qui è un fiore, quindi andremo a fare il primo fiore, va lavorato tutto per intero, quindi andremo a fare gli angoli, andremo a fare tutto il fiore per intero. Dal secondo fiore in poi lavorerò uno spicchio solamente, quindi con uno spicchio mi vado a legare al primo fiore, quindi legherò l'angolo, il centro e l'altro angolo, e quindi continuerò a lavorare il mio fiore per la lunghezza naturalmente che voglio. Ora io sto facendo una maglietta, quindi io ho preso la mia misura, l'ho presa dalla mia vita, ho fatto tutto il giro fino alla spalla per 2, perché in questo pannello c'è sia il davanti, il pannello davanti, che il pannello dietro, ok? E l'apertura naturalmente della testa, quindi viene lavorato tutto un pannello per intero. Quindi la prima riga di fiori, in base alla misura che a me dalla vita praticamente alla spalla per 2, naturalmente io in questo caso ho fatto 12 fiori, sia il pannello davanti che il pannello dietro, quindi 12 fiori sono 6 davanti e 6 dietro. Allora ci legheremo così, quindi il primo fiore l'ho lavorato tutto, il secondo fiore vado a legare sia questo angolo, il centro e l'altro angolo, e poi continuo a lavorare il fiore, questa riga solamente, vado a legare il terzo, il quarto e così via fino a 12. Dalla seconda riga, quindi noi poi dobbiamo andare a fare la seconda riga, quindi questa è la prima riga, andiamo ad unire la seconda riga. Il primo fiore della seconda riga, quindi io nascondo qui così ci rendiamo conto un attimino, il secondo fiore della riga va legato all'angolo, al centro e all'altro angolo. Invece dal secondo fiore che noi dobbiamo andare a legare, legheremo sia questa parte che questa parte, perché dobbiamo legarci alla prima striscia di fiori, quindi legheremo questa parte e questa parte. Dal terzo fiore legheremo questa parte e questa parte, così facendo andremo a fare la nostra lunghezza. Nel primo fiore, nella prima riga di fiori, quindi mettiamo che io ho finito di fare questa riga, mi devo legare con la seconda riga, ok? Quindi abbiamo detto che il primo fiore leghiamo questa parte solamente, dal secondo fiore in poi legheremo questa parte e questa parte. Andremo avanti così facendo fino a che non arriviamo a quarto fiore, almeno per la mia misura. Arrivando al quarto fiore vado a lavorare, a separare, diciamo, il lavoro lo vado a separare, quindi vado a legare questo fiore, la striscia la vado a legare solamente da questa parte, quindi nascondo questa parte e la vado a legare solamente da questa parte. Il secondo fiore lo vado a legare solamente da questa parte, il terzo fiore anche, e anche il quarto fiore. Arrivata al quinto fiore ricomincio di nuovo la mia legatura, quindi vado a legare sia questa parte che questa parte, perché mi devo legare all'altra striscia, quindi vado a legare questa parte e questa parte, così facendo appunto anche per la terza riga. Quindi per la terza riga io nel primo fiore appunto vado a legare questo tratto solamente, mentre dal secondo fiore in poi vado a legare sia questa parte che questa parte. Dal terzo fiore in poi vado a legare questa parte con questa parte con questa parte, ok? Quindi adesso qui io vi farò un campione di 5 fiori, qui mancano 1 2 3 4 5 fiori per concludere il mio pannello, ok? Arrivati a un certo punto che noi abbiamo finito i nostri fiori, abbiamo concluso i nostri fiori, viene legato, quindi 1 2 3 e 4, io vado al centro e al centro qua e lo vado a piegare così, ok, vado a piegare così, quindi qui mi viene la mia scollatura e la mia lunghezza della mia canottiera, ecco qua. Quindi è un lavoro veramente semplicissimo, non è complicato. Allora, arrivati a questo punto che io ho fatto, che ho unito
i miei 2 pannelli, vado a fare una cucitura lasciando lo scalfo della manica, qua vado a fare una cucitura sia da una parte che dall'altra. Ora, se qui volete andare a fare qualche giro per rifinire appunto diciamo la maglia, lo andate a fare, altrimenti la potete lasciare benissimo anche così, perché sta veramente bene. Io qui ho fatto 3 fiori, ho legato già 3 fiori, adesso io vi farò vedere il fiore tutto per intero. Dal secondo fiore in poi ci legheremo appunto per fare la nostra canottiera. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto e partiamo subito facendo il nostro fiore. Quindi il primo fiore va lavorato tutto per intero, dal secondo fiore in poi inizieremo la nostra legatura. Allora, facciamo un nodino, dopodiché andiamo a fare 8 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Andiamo nella prima catenella e ci chiudiamo con una maglia bassissima, quindi entro nella prima catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. Ok, ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, poi ne facciamo altri 2 di separazione, quindi 1 e 2. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello spazietto delle 8 catenelle e facciamo una maglia alta e siamo a 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta, e di queste maglie alte ne andiamo a fare 8 separate da 2 catenelle. Allora, terminate le mie 8 maglie alte separate da 2 catenelle, a questo punto vado a fare 2 catenelle e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi qui, con una maglia bassissima. Allora, questo fiore si conclude in sole 2 righe, 2 giri, ecco. E questo è il primo giro del nostro fiore. Andiamo a fare il secondo e ultimo giro del nostro fiore, quindi ci spostiamo nel primo spicchio, vedete questo, il primo spicchio, ci andiamo a spostare con una maglia bassissima, quindi andiamo a fare maglia bassissima, ci alziamo con 4 catenelle che valgono come prima maglia doppia, 1 2 3 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso spicchio e andiamo a fare una maglia alta doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo, lavoriamo 2 e lavoriamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo per la quarta volta, quindi 4 maglie alte doppie in uno spicchio, vedete? 4 maglie alte doppie in uno spicchio, quindi la prima è dalle 3 catenelle, poi ho fatto 3 maglie. A questo punto andiamo a fare l'angolo lo andiamo a fare con 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7. Prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, rientro nello spicchio successivo, vedete qui è stato lavorato, entriamo nello spicchio successivo e andiamo a fare 4 maglie alte doppie, quindi lavoriamo 2 e lavoriamo 2, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello spicchio e andiamo a lavorare 2 e 2 volte il filo sull'uncinetto, entro e vado a lavorare la mia maglia doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro,
quindi esco da 2, da 2 e da 2 e abbiamo lavorato il secondo spicchio. Andiamo a lavorare il terzo spicchio. Qui andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spicchio successivo e vado a fare, ripeto, le mie 4 maglie alte doppie. Quindi 1 2 3 e 4 e ho fatto il mio l'altro spicchio. A questo punto andiamo a fare il secondo angolo di 7 catenelle. Allora 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto, vado nello spicchio successivo e vado a lavorare le mie 4 maglie alte doppie. Arrivati a questo punto, lavorati i miei 4 maglie alte doppie, andiamo a fare il centro. Vedete, qui è l'angolo, angolo, centro, questo sarebbe il centro. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto e vado a ripetere nello spicchio successivo le mie 4 maglie alte doppie. Allora, terminati le mie 4 maglie alte doppie, andiamo a fare il terzo angolo di 7 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 catenelle e adesso nello spicchio successivo andiamo a ripetere le nostre 4 maglie alte doppie. Allora, terminate le 4 maglie, andiamo a fare il centro, quindi 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, di nuovo nello spicchio successivo andiamo a fare le 4 maglie alte doppie. Terminate le 4 maglie alte doppie andiamo a fare l'ultimo angolo, quindi 1 2 3, ci manca il quarto, quindi andiamo a fare il quarto angolo con 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto, entro nell'ultimo spicchio e vado a ripetere le mie 4 maglie alte doppie. Allora, terminato l'ultimo spicchio, ho lavorato l'ultimo spicchio, 4 maglie alte doppie, andiamo a chiuderci direttamente qui nella quarta catenella, facendo prima 3 catenelle e ci chiudiamo nella quarta catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok,
e abbiamo fatto il nostro fiorellino, vedete? Gli diamo una forma, lo aggiustiamo un pochino e abbiamo fatto il nostro fiorellino. Adesso noi dobbiamo andare a tagliare il filo, tagliamo il filo così e facciamo un nodino. Poi naturalmente man mano lavorate, nascondete i fili così poi non vi vengono tutti in una volta. Infatti io, vedete, io ho nascosto ogni fiore che io lego, nascondo già tutti i fili così poi non mi viene il lavoro faticoso, perché poi nascondere tutti i fili è una fatica, ecco. Allora qui siamo al quarto, adesso io vi dico, vi lego il secondo, leghiamo il secondo qua e poi ci leghiamo, praticamente mi lego automaticamente, mi lego anche i 3 già lavorati. Allora partiamo col secondo fiorellino, quindi ci dobbiamo legare, ok? E ci leghiamo qua, quindi partiamo, facciamo un nodino e andiamo a fare 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Ci chiudiamo nella prima catenella con una maglia bassissima, ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una maglia alta. Quindi andiamo a lavorare 8 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi fatti le 8 maglie alte, 2 catenelle e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, quindi 1 2 e nella terza ci chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, con una maglia bassissima ci spostiamo nel primo spicchio, qui ci spostiamo con una maglia bassissima, ci alziamo con 4 catenelle, quindi 1 2 3 4 catenelle che valgono come prima maglia doppia, alta doppia, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro per altre 3 volte nello stesso spicchio e vado a fare 3 maglie alte doppie e la quarta è praticamente sostituita dalle 3 catenelle, dalle 4 catenelle, cioè ok. Allora, fatto il mio primo spicchio, ci andiamo a legare con il primo fiore. Quindi fatto il primo spicchio ci leghiamo al primo fiore, quindi mettiamo il rovescio, ci deve guardare, vedete il rovescio del fiore ci deve guardare e il dritto del fiore ci deve guardare, quindi rovescio con rovescio, quindi vedete mettiamo rovescio con rovescio, lo uniamo così. Qui noi abbiamo 7 catenelle, quindi che cosa facciamo? Ne facciamo 3 da questa parte, 1 2 3 catenelle li faccio in questo spicchio, prendo il mio angolo del primo fiore, vedete, entro così e faccio la quarta catenella, quindi entro e faccio la quarta catenella, poi faccio 1 2 e 3 catenelle, quindi ho fatto la quarta, la quinta, la sesta e la settima catenella, perché nell'angolo noi abbiamo 7 catenelle. Prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto e andiamo a lavorare l'altro spicchio, quindi andiamo nel fiore nuovo, nel secondo fiore, e andiamo a lavorare il secondo spicchio, quindi vado a fare 4 maglie alte doppie. Ok, fatte le mie 4, vedete, maglie
alte. Adesso dobbiamo andare a lavorare il centro, quindi nel centro noi abbiamo 3 catenelle, quindi che cosa facciamo? Ne facciamo una, la faccio qui nello spicchio nuovo, vado, passo nelle 3 catenelle del primo fiore, entro e vado a fare la seconda catenella, vado a fare la seconda, poi faccio la terza, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, passo nello spicchio nuovo, prendo uno spicchio e vado a lavorare le mie 4 maglie alte doppie. 1, 2, 3 e 4 maglie alte doppie. Ok, ci siamo. Quindi abbiamo lavorato, vedete, il centro, abbiamo legato il centro. A questo punto dobbiamo legare l'angolo, quindi nell'angolo noi abbiamo 7 catenelle, 3 catenelle li faccio da questa parte, quindi nel fiore nuovo vado a fare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle. La quarta la vado a fare prendendo le 7 catenelle del primo fiore, quindi entro e vado a fare la quarta catenella, quindi 3 catenelle l'ho fatto nel primo fiore, entro così, vedete qui, entro e vado a fare la quarta catenella, così, quarta, quinta, sesta, settima catenella, filo 2 volte sull'uncinetto, passo nello spicchio successivo del fiore nuovo e vado a ripetere le mie 4 maglie alte doppie. 1, 2, 3 e 4 maglie alte doppie, quindi 1, 2, 3 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto, spicchio successivo e vado a fare le mie 4 maglie alte doppie. Allora, a questo punto che io già ho preparato 3, vedete, 3 fiori legati, e quindi a questo punto dobbiamo andare a terminare il nostro fiore e poi a riprendere tutto quello che abbiamo fatto in questo punto. Ma siccome io ho preparato già 3 fiori, mi vado a legare a questi 3 fiori, quindi io devo legare, quindi ho fatto questa parte, adesso io mi devo legare a questo, quindi giro il mio fiore dal rovescio, vado a fare, mi devo legare con l'angolo perché il centro l'ho fatto, adesso devo fare l'angolo, questo angolo. Allora che faccio? 3 catenelle li faccio qui, una catenella, prendo l'angolo, entro nell'angolo e vado a fare la quarta catenella, 5, 6, 7 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto per 2 volte, passo nello spicchio del fiore nuovo, ok, e vado a fare le 4 maglie alte doppie. 1, 2, 2, 3 e 4 maglie alte doppie. Ok, perfetto. Allora a questo punto mi sono legata all'angolo, vedete, ci siamo legati all'angolo. A questo punto ci dobbiamo legare col centro. Che cosa faccio? Faccio una catenella, la faccio qui, è semplicissimo, veramente semplice. Allora facciamo una catenella, faccio qui, entro nelle 3 catenelle del fiore già terminato, entro, faccio la seconda catenella e la terza catenella, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, passo nello spicchio, diciamo, nuovo del fiore nuovo e vado a lavorare le 4 maglie alte doppie.
Ok, e abbiamo legato anche, vedete, abbiamo legato anche il centro, quindi abbiamo legato l'angolo, il centro. Adesso dobbiamo legare anche questa parte, quindi che cosa facciamo? Giriamo il nostro lavoro. Ok, quindi che cosa facciamo? Andiamo a fare 1 2 3 catenelle, entro nello spazietto delle 7 catenelle del fiore e vado a fare la quarta catenella, così 5 6 7, due volte il filo sull'uncinetto, prendo l'ultimo spicchio del fiore nuovo e faccio le mie 4 maglie alte doppie. Ok, fatte le 4 maglie alte doppie andiamo a terminare il nostro fiore, quindi dobbiamo andare a fare l'ultimo centro, quindi abbiamo fatto l'angolo, adesso andiamo a fare il centro con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle e mi vado a chiudere nella quarta catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, perfetto, tagliamo il filo così e andiamo a fare un nodino, dopodiché andiamo a nascondere subito, andate a nascondere subito il filo, così poi non vi viene il lavoro tutto in una volta, perché poi diventa faticoso, veramente faticoso nascondere tutti i fili. Invece io che faccio? A fine, quando io finisco di legare un fiore, vado a nascondere subito il filo di lavorazione, così all'ultimo ce l'ho bello e pulito il mio lavoro. Allora, a questo punto, legati i nostri fiori, adesso dobbiamo, questa è la mia prima riga, la mia prima striscia, quindi la misura di questa striscia, perché nasce da qua il nostro progetto. Allora, la prima striscia, voi andate a prendere la misura dalla vita, da questa parte, andate a prendere la misura da questa parte alla spalla, per 2, perché dobbiamo andare a fare il pannello davanti e il pannello dietro, quindi un unico pannello, sia il pannello davanti che il pannello dietro, con l'apertura anche della testa. Ok, quindi andiamo a prendere la nostra misura. Io nel mio progetto originale ho fatto 12 fiori di lunghezza. A questo punto andiamo a fare la seconda riga di fiori, perché dobbiamo andare a lasciare l'apertura della testa, quindi andiamo a legare 1 e 2 fiori e l'apertura della testa io la farò con un fiore, mentre nel mio progetto ho fatto 4 fiori, 2 davanti e 2 dietro. Ok, quindi io prendo il filo e l'uncinetto e vado a fare il fiore, quindi andiamo a fare 8 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 catenelle, mi vado a chiudere nella prima catenella con una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto e vado a fare la maglia alta. Quindi andiamo a fare 8 maglie alte separate da 2 catenelle e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei 8 maglie alte separate da 2 catenelle, mi sono andata a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. A questo punto ci spostiamo nel primo spicchio con una maglia bassissima, ci alziamo con 4 catenelle, 2 3 4 catenelle che valgono come prima maglia alta doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso spicchio e andiamo a fare 3 maglie alte doppie. Con le 4 catenelle si fanno 4 maglie alte doppie, quindi 2 3 e 4 maglie alte doppie. Questo è un campione che io sto facendo. Nel mio progetto originale ho fatto 12 fiori, quindi è abbastanza lunga la fascia. Qui andrò a fare 2 fiori per il davanti,
un fiore per l'apertura della testa e 2 fiori per il pannello dietro, quindi pannello davanti, apertura testa, pannello dietro, quindi abbiamo tutto in un pannello, ok? Quindi ci andiamo a legare in questo fiore, ci andiamo a legare da questa parte, quindi ci dobbiamo legare da questa parte perché dobbiamo andare avanti per lasciare l'apertura della testa, quindi dobbiamo andare a legare il nostro fiore, lo andiamo a legare da questa parte o da questa parte o da questa parte, tanto la stessa cosa è. Vedete, dal rovescio, e vado a fare i miei 3 maglie, quindi dobbiamo andare a legare l'angolo, dobbiamo andare a legare qui, quindi andiamo a fare nell'angolo, abbiamo 7 catenelle, dividiamo le catenelle, ne facciamo 3, li facciamo in questo spicchio, una prendiamo il fiore e lo facciamo dentro le 7 catenelle, quindi entriamo con l'uncinetto e andiamo a fare la quarta catenella, 5, 6, 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo nello spicchio del fiore nuovo qui e vado a fare 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3 e 4 maglie alte doppie, qui si è un pochettino, ok, 4 maglie alte doppie, ok. A questo punto ci dobbiamo legare al centro, quindi al centro noi abbiamo 3 catenelle, quindi una la faccio nel fiore nuovo, la seconda la faccio nelle 3 catenelle del fiore già fatto, quindi 3, 2, cioè è una 3, quindi ho fatto le 3 catenelle e unito il centro. A questo punto 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo a prendere uno spicchio nuovo del fiore nuovo, entriamo e andiamo a fare 4 catenelle, 4 maglie alte doppie, 1, è l'ultimo pezzettino del gomitolo, quindi si fanno dei nodi, 2, 3 e 4 maglie alte doppie, ok. Adesso unito, vedete, io ho unito sia l'angolo, il centro, adesso dobbiamo unire l'altro angolo qui. Allora andiamo a fare le catenelle, quindi abbiamo nell'angolo abbiamo 7 catenelle, andiamo a fare 3 catenelle, le andiamo a fare nel fiore nuovo, quindi 1, 2, 3, la quarta la andiamo a prendere, vedete qui c'è il centro, 1 e 2, qui rimane un centro, vedete questo diciamo anellino che si forma, quindi io entro dentro l'anelletto, quindi ve lo faccio vedere magari un pochino da vicino, non so se mette a fuoco la telecamera, ok, vedete qui ci sono le 7 catenelle da una parte e 7 catenelle dall'altra parte, al centro vedete questo pezzettino qui si forma questo anelletto, io entro al centro così e vado a fare la quarta catenella, quindi esco da questo cerchietto e vado a fare la quarta catenella, 4, 5, 6, 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo nel fiore nuovo e vado a prendere uno spicchio del fiore nuovo e vado a fare 4 maglie alte doppie, quindi entro, lavoro 2, lavoro 2, lavoro 2, quindi ne vado a fare 4 maglie alte doppie, quindi una l'ho fatta e altre 3. Allora a questo punto io ho legato l'ultimo angolo, quindi questo è l'angolo, il centro e l'altro angolo. A questo punto andiamo a rifinire tutto il nostro fiore, quindi il primo fiore della seconda riga va finito così. Dal secondo fiore in poi ci dovremo legare qui e qui, quindi questo lo andiamo a finire, a terminare così, quindi questo si termina, il fiore si termina così. Prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare 3
catenelle, perché adesso dobbiamo andare a fare il centro, quindi il centro è fatto da 3 catenelle, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, spicchio nuovo e vado a lavorare 4 maglie alte doppie. Lavorato il mio centro, vedete, ho lavorato il centro del nostro fiore, quindi maglie alte doppie, 3 catenelle, 4 maglie alte doppie. A questo punto andiamo a lavorare il terzo angolo di 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spicchio successivo e vado a fare 4 maglie alte doppie. Qui vado a fare le 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto successivo e vado a fare 4 maglie alte doppie. Adesso dobbiamo andare a fare il quarto angolo, quindi andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e entro nello spicchio, nell'ultimo spicchio, e vado a lavorare le 4 maglie alte doppie. Dobbiamo fare l'ultimo centro, diciamo il pezzettino dove ci sono le 3 catenelle. Andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle e ci andiamo a chiudere nella quarta catenella iniziale con una maglia bassissima. Quindi entriamo, facciamo una maglia bassissima, qui andiamo a tagliare il filo, a fare un nodino e a nascondere i fili di lavorazione. Quindi andiamo a nascondere subito i fili di lavorazione e ci troviamo così. Ok, il primo fiore l'abbiamo solamente legato qui. Adesso dal secondo fiore in poi andremo a legare da questa parte e da questa parte. Allora, a questo punto io ho fatto l'inizio del fiore, il primo spicchio del fiore. A questo punto devo andare a legare il mio spicchio nel campione, quindi io questo è il mio progetto originale, qui ancora me ne mancano 5 per finire il mio pannello, quindi dovrei unire, vedete, dovrei mettere il fiore qui, unire da questa parte e da questa parte, e nel campione lo devo unire da questa parte e da questa parte, è la stessa cosa, quindi preferisco unire il mio fiore nel pannello originale. Quindi il campione lo mettiamo da parte, quindi arrivati a un certo punto adesso vi spiego come lasciare qui nel campione, lasciare l'apertura della testa. Quindi andiamo a legare questo fiore, questo lo saltiamo, quindi andiamo a mettere un fiore, legarlo solamente da questa parte, la parte diciamo laterale non la leghiamo perché dobbiamo lasciarlo libero per l'apertura della testa. Dopodiché dal terzo fiore andremo a legare sia da una parte che dall'altra, e il quarto fiore la stessa cosa. Ok, quindi per lasciare l'apertura della testa è semplicissimo e bisogna saltare un fiore, a posto di andare a legarlo dal lato, cioè da questa parte e da questa parte, lo leghiamo solamente da questa parte non lo leghiamo. Dal fiore successivo andremo a legare sia da questa parte che da questa parte, quindi ci rimane questo fiore libero da una parte. Ok, quindi io adesso ho fatto l'inizio del fiore, del mio fiore, e lo vado a legare nel pannello originale, quindi devo andare a legare da questa parte e da questa parte. Ok, quindi il campione lo mettiamo da parte e andiamo ad unire il pannello originale. Io giro il lavoro così e andiamo ad unire il mio pannello. A questo punto dobbiamo andare a legare questo, il lato, questo qui, l'angolo, e andiamo a fare 3 catenelle, li faccio qui, 1 2 3 catenelle, entro nell'angolo del mio pannello, del fiore già
che c'è lavorato nel mio pannello e vado a fare la quarta catenella, 5, 6, 7 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto, vado nel fiore nuovo e prendo uno spicchio del fiore nuovo, entro e vado a fare 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3 e 4 maglie alte doppie. Ok, abbiamo fatto l'angolo, vedete, abbiamo unito l'angolo. A questo punto andiamo a legare il centro, quindi con 3 catenelle. Una catenella la faccio nel fiore nuovo, una catenella la faccio nel fiore, in questo fiore, entro nelle 3 catenelle, pesco il filo e lo faccio uscire e faccio una catenella, e la terza catenella la faccio qui, 2 volte il filo sull'uncinetto, prendo uno spicchio nuovo e vado a fare le 4 maglie alte doppie. Quattro maglie alte doppie. Allora abbiamo fatto l'angolo, il centro, adesso dobbiamo andare a fare questo angolo, quindi andiamo a fare le 7 catenelle, quindi 3 andiamo, li facciamo qui, 1 2 e 3, la quarta la andiamo a prendere al centro dei 2 angoli, vedete, questo è un angolo del fiore e questo è l'altro angolo del fiore, lo andiamo a prendere al centro, quindi si forma questo anellino, vedete, questo anellino, io entro nell'anellino e vado a fare la quarta catenella, poi vado a fare la quinta, la sesta e la settima catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a prendere uno spicchio nuovo e vado a lavorare 4 maglie alte doppie. E ho fatto l'angolo e ho finito, vedete, mi sono legata da questa parte. A questo punto ci dobbiamo legare anche a questa parte, quindi ho fatto l'angolo, adesso viene il centro, vedete, questo è l'angolo, questo è il centro, quindi dobbiamo andare a fare il centro. Allora facciamo una catenella, la faccio qui, giro il mio lavoro così, guardate, giro il mio lavoro così, ci rendiamo conto, quindi noi siamo qui, guardiamolo bene, quindi abbiamo legato questo pezzo, quindi abbiamo fatto l'angolo, il centro, l'altro angolo, adesso ci dobbiamo legare a questa mattonella, a questo fiore, quindi qui che cosa viene, quindi l'angolo l'abbiamo fatto, dobbiamo andare a fare il centro, giriamo il nostro lavoro così, si vede meglio così, io giro il mio lavoro così, ho fatto già la catenella qui, nel fiore nuovo ho fatto già una catenella, entro nel fiore, nelle 3 catenelle vado a fare la seconda catenella e poi vado a fare la terza catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo nel fiore nuovo, prendo uno spicchio nuovo e vado a lavorare le 4 maglie alte doppie. Perfetto, andiamo ad aprire il nostro volo, vedete? Ok, ci siamo legati anche col centro del nostro, quindi abbiamo fatto l'angolo, il centro, l'angolo
e il centro. A questo punto bisogna legare l'altro angolo, quindi noi abbiamo 1, 2, 3 angoli da unire e 2 al centro, vedete, 1 e 2 al centro, 1, 2 e 3 angoli da legare. A questo punto bisogna legare il nostro fiore anche a questo angolo, quindi giriamo il nostro lavoro così, andiamo a fare 3 catenelle, li vado a fare nel fiore nuovo e poi vado ad entrare qui tra i due angoli del fiore, dei fiori, vedete ci sono i due angoli, lo apro così, si forma questo anelletto, proprio si vede qui un anellino piccolino, io vado ad entrare nell'anellino piccolino e vado a fare la quarta catenella, 4, 5, 6, 7, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, vado nello spicchio successivo e vado a fare i miei maglie alte doppie. Guardiamolo così ci rendiamo un pochino conto dove siamo. Perfetto, ogni tanto allargate il lavoro, quindi vi rendete conto dove siete, ok? E abbiamo unito già il nostro fiore, quindi abbiamo unito questa parte, l'angolo, il centro, angolo, centro, angolo. Adesso rifiniamo tutto il fiore. Adesso a questo punto dobbiamo andare a fare il centro e poi l'ultimo angolo, lo andiamo a finire insieme e poi continuate da sole, tanto il lavoro è tutto uguale, ok? Quindi finiamo questo fiore. A questo punto dobbiamo andare a fare il centro, quindi 3 catenelle, 1, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello spicchio e vado a fare le 4 maglie alte doppie. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro l'ultimo angolo, andiamo a fare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, ultimo spicchio, andiamo a fare 4 maglie alte doppie. Allora 1, 2, 3, 4 maglie alte doppie, andiamo a fare 3 catenelle, quindi l'ultimo centro, 1, 2 e 3 catenelle, ci andiamo a chiudere nella quarta catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, tagliamo il filo, andiamo a fare un nodino e poi nascondiamo subito i fili. A questo punto dovete andare avanti per la lunghezza naturalmente che desiderate, ok? Io ho fatto 12 fiori di questi, questo è il rovescio, andiamo a dare dritto così, ok? Io ho fatto 12 fiori di questi e ogni fiore di questo misura, adesso vi dico la misura, quanto misura un fiore, così almeno vi sapete regolare. Quindi un fiore misura 7 centimetri, quindi io ne ho fatti 12, quindi sono partita da un fiore lavorando tutto il fiore. Il primo fiore si lavora tutto per intero, dal secondo fiore in poi ci leghiamo al primo con uno spicchio, quindi lavoreremo solamente questa parte. Partiamo da qua, lavoreremo solamente questa parte, andremo avanti con i fiori legando questa parte solamente, quindi 2 angoli e al centro, angolo, centro, angolo, e andiamo avanti per la lunghezza che ci serve, per i fiori che ci servono dalla seconda riga di fiori. Quindi noi siamo
la prima riga di fiori. Dalla seconda riga di fiori, il primo fiore andiamo a legare solamente questa parte, dal secondo fiore in poi, da questo fiore in poi andremo a legare questa parte e questa parte, quindi legare da questa parte, quindi andremo a legare 1, 2, 3, 4 e 5 e così via per i fiori che ci servono. Dal sesto fiore in poi, dal quinto fiore in poi, scusate, dal quinto fiore in poi bisogna dividere per fare l'apertura della testa. Quindi che cosa ho fatto? Ho legato solamente 1, 2 e 3. Nel fiore successivo ho legato 1, 2, 3, fiore successivo 1, 2, 3, fiore successivo 1, 2, 3. Nel fiore successivo ancora ho legato 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi ho legato qui, 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 qui e qui. Quindi ho legato angolo, centro, angolo, centro, angolo e così via per la lunghezza. E poi dalla terza riga in poi andate avanti tranquillamente perché il lavoro è sempre uguale. Arrivati a un certo punto pieghiamo la nostra maglietta, la pieghiamo così. Allora, questa è la nostra scollatura, questa è la nostra scollatura e queste sono le nostre maniche. A questo punto andiamo a prendere la nostra misura, ancora a me mi mancano i fiori, adesso finisco di fare i fiori e poi andremo a fare l'apertura del nostro braccio. Io ho deciso di lasciare 4 fiori per il braccio, quindi è abbastanza larga, quindi io andrò a cucire da questo fiore in poi, quindi è così, quindi io vado a legare da questo fiore in poi, da questo angolo in poi, vado a fare tutta la cucitura da questa parte, tutta così, vado a fare sia da una parte che dall'altra. Quindi andiamo a fare, io finisco il mio pannello e poi vado a fare le cuciture. Io per la mia manica ho deciso di lasciare 2 fiori davanti e 2 fiori dietro e iniziare la cucitura da questo angolo fino a giù. Quindi completiamo tutto questo e poi ci vediamo qui per continuare. Terminate le mie cuciture, ho fatto le cuciture sia da una parte che dall'altra, l'ho fatto semplicemente con l'ago dal rovescio. Qui siamo sul dritto del lavoro, l'ho fatto dal rovescio e ho fatto la mia cucitura semplicemente con l'ago. A questo punto voi, se adesso voi volete la mezza manichina, io ho fatto mezza manichina, ma se voi volete lasciarlo qui a canottiera semplicemente lo potete lasciare benissimo. Io ho fatto la mezza manica e adesso andremo a fare l'altra. Se voi qui volete andare a rifinire, io lo lascio così perché mi piace questo effetto, ma se voi volete rifinire la maglietta facendo un giro qui nella scollatura di maglie o basse o mezze alte, lo fate anche qui di sotto. Io lo lascio, ripeto, così. A questo punto andiamo a fare l'altra mezza manica, quindi io volto il mio lavoro dal rovescio, perché questo è un lavoro che dobbiamo andare ad unire rovescio con rovescio, quindi giro il mio lavoro dal rovescio e vado a prendere la manica. Questa è la nostra manica, quindi io ho fatto già il primo, diciamo, spicchio del mio fiore e vado ad unire alla manica e vado ad unire, diciamo, prima unisco il centro, quindi vado a fare l'angolo, quindi vado a fare 3 catenelle. Vedete, qui ci sono i 2 angoli, qui vado al centro e vado a fare la quarta catenella, 4, 5, 6, 7 catenelle. Ok, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nell'altro spicchio vuoto e vado a fare 4 maglie altissime. Ok, adesso ci dobbiamo unire al centro del nostro fiore, quindi ci sono 3 catenelle, quindi una la facciamo qui, una la prendiamo
nel fiore, qui entriamo e facciamo la seconda catenella e poi facciamo la terza, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello spicchio vuoto e andiamo a fare le 4 maglie alte doppie. Adesso ci dobbiamo andare ad unire all'angolo, quindi qui noi abbiamo l'angolo, vedete qui ci sono le 7 catenelle, quindi andiamo a fare 3 catenelle, le andiamo a fare da questa parte, una la andiamo a fare nell'angolo, quindi entriamo nel centro, vedete io entro nel centro e vado a fare la quarta e poi vado a fare altre 3 catenelle, giro il mio lavoro così e vado a prendere questo spicchio e vado a fare 4 maglie alte doppie. Quindi questo fiore, il primo fiore che andiamo ad unire noi, lo andiamo a unire solamente da una parte, dal secondo fiore in poi andremo a unire 2 parti, quindi una parte e 2 parti. Quindi adesso lo vediamo come andare ad unire. Quindi andiamo a fare 4 maglie alte doppie, quindi completiamo questo fiore e poi alla fine ci vediamo qui, quindi dobbiamo completare tutto il nostro fiore e poi ci vediamo qui per continuare. Unito tutto il mio fiore, vedete ho unito tutto il fiore, ho unito questa parte solamente. A questo punto dobbiamo andare ad unire l'altro fiore, quindi andremo ad unire da questa parte e da questa parte. Io inizio da questa parte, così magari l'ultimo fiore che dovete andare a mettere è facilissimo. Quindi io entro al centro, vedete, dei 2 angoli, questi sono i 2 angoli e io vado al centro qui e vado a fare la quarta catenella, quindi 3 l'ho fatti nello spicchio, vedete, e poi la quarta la vado a fare qui all'angolo, quindi vado a fare 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, prendo lo spicchio del nuovo fiore e vado a fare 4 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 e 4 maglie alte doppie. Adesso ci dobbiamo unire il centro, quindi vado a fare una catenella, la faccio nel fiore nuovo, poi entro nelle 3 catenelle, vado a fare la seconda catenella e la terza catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, prendo lo spicchio nuovo e vado a fare 4 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 e 4. Adesso qui arriva l'angolo, vedete l'angolo, questo è il fiore che già abbiamo attaccato, vedete qui arriva l'angolo, quindi andiamo a fare 3 catenelle, vado nell'angolo, nei 2 angoli qui al centro e vado a fare la quarta catenella, vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, vado nello spicchio nuovo del fiore nuovo, diciamo, e vado a fare 4 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 e 4. A questo punto passiamo nel fiore nuovo, quello che abbiamo fatto, diciamo, prima di fare questo, e ci sono qui le 3 catenelle, quindi dobbiamo andare a fare le 3 catenelle qui nel fiore nuovo, quindi faccio una catenella, la faccio qui, vado nel fiore nuovo qui, entro e vado a fare la seconda catenella, la terza catenella la faccio qui e vado a fare adesso l'angolo. Intanto faccio le 4 maglie alte doppie nel fiore nuovo, 1 2 3 e 4 maglie alte doppie. Adesso ci andiamo ad unire, vedete, ci andiamo ad unire a questo angolo, ok? Quindi andiamo a fare 3
catenelle li vado a fare qui, vado lo posso mettere anche così, vedete, rovescio con rovescio, ho fatto le 3 catenelle, vado nel fiore, entro nelle 3 catenelle, vado a fare la quarta catenella, 5 6 7, vado nel fiore nuovo, nello spicchio nuovo, e vado a rifinire tutto il mio fiore, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare 4 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 e 4, 3 catenelle, filo sull'uncinetto doppio e vado a fare 4 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 e 4. Andiamo a fare l'ultimo angolo, vedete ci manca l'ultimo angolo, quindi andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, ci rimane l'ultimo spicchio da lavorare, andiamo a fare 4 maglie alte doppie, quindi 2 3 3 e 4. Adesso dobbiamo finire il fiore facendo le 3 catenelle, ci manca solamente il centro del nostro fiore e ci andiamo a chiudere nella quarta catenella iniziale, ci andiamo a chiudere nella quarta catenella con una maglia bassissima. Ok, tagliamo il filo, facciamo un nodino e nascondiamo il filo, ecco qua. Allora adesso il terzo fiore lo andiamo a unire da questa parte e da questa parte, quindi uniremo angolo centro angolo centro angolo, e il quarto e ultimo fiore andremo a fare angolo centro angolo, tutte e 4 diciamo gli angoli, quindi angolo centro angolo centro angolo centro angolo, ok? Quindi continuiamo ad unire i nostri fiori e il nostro lavoro è terminato, la nostra canottiera è pronta per essere indossata. Allora completiamo l'altra manica e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo video iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Ciao a tutti, un bacio.